Michael Bird, il protagonista del romanzo Solar di Ian McEwan, è uno scienziato che in gioventù è stato inventivo e però pian piano è diventato un burocrate della scienza e perfino un cialtrone perché eh, ruba da un suo allievo, da un suo giovane collaboratore, un'idea per sfruttare l'energia di fotosintesi delle piante e risolvere quindi il problema del cambiamento climatico. È anche un personaggio che ama molto le donne e Melissa, una delle sue tante conquiste, vorrebbe tanto, lo vede come un portento, come un genio e vorrebbe tanto far parte del suo mondo, entrare in questo problema del cambiamento climatico. E però a un certo punto, dopo aver letto tanti articoli e tanti saggi sul cambiamento climatico, gli dice non riesco perché a pensare al cambiamento climatico, a prendere la cosa sul serio fino in fondo, perché la vita quotidiana me lo impedisce. Ecco, uno dei problemi della comunicazione del cambiamento climatico è esattamente questo. Il problema è che spesso la vita quotidiana, le nostre piccole passioni, preoccupazioni, affanni o gioie ci impediscono di pensare al problema fino in fondo. Bisogna anche dire che è molto difficile seguire il dibattito scientifico sul cambiamento climatico perché il clima è un sistema molto complesso e spesso gli scienziati stessi non sanno fino in fondo come funziona e poi c'è una motivazione psicologica che ci porta a separarci un po' o allontanare da noi il problema del cambiamento climatico. Quando lo pensiamo il problema ci sembra così grave, così angosciante e siccome siamo di solito abituati a pensarci come individui, quindi ci troviamo come individui di fronte a un problema enorme, la risoluzione finale è quella di rimuoverlo, lasciarlo ad altri, sperare che altri se ne occupino. Proprio per questo allora ho pensato di ricorrere al più antico strumento che l'umanità abbia inventato per trasmettere esperienza, raccontare una storia. E allora ho pensato a un romanzo in cui fra una cinquantina, una sessantina d'anni, decine e decine di migliaia di persone si stanno spostando dal sud dell'Europa verso il nord, verso la Scandinavia. L'Italia è completamente desertificata, la pianura centrale europea, la pianura tedesca è un luogo in cui piove a dirotto con inondazioni e disastri per un mese all'anno e negli ultimi 11 mesi c'è una siccità spaventosa che impedisce la vita organizzata, civile, così come noi la conosciamo. Queste decine e decine di migliaia di persone fuggono verso il nord, verso la Scandinavia, che insieme agli altri paesi attorno al circolo polare artico, quindi la Siberia, l'Alaska, il Canada, la Groenlandia e l'Islanda, sono le uniche zone del pianeta dove temporaneamente è possibile ancora vivere nel modo in cui noi lo conosciamo. Racconto questa migrazione in questi scenari che molti mi dicono che siano scenari apocalittici o post-apocalittici, scenari distopici. Purtroppo sono scenari assolutamente realistici se, e sottolineo se, non si farà niente contro il cambiamento climatico. Sono gli scenari che gli scienziati ci delineano più o meno per quegli anni se continueremo ad ignorare la gravità e l'importanza di questo problema. Il vantaggio di raccontare una storia è che i lettori, se sono stato abbastanza bravo, identificandosi con i miei personaggi, vivendo la sete, la fame, il caldo, i pericoli, i rischi, l'umiliazione di essere migranti che vengono respinti da una fortezza di persone che stanno meglio di loro, come sta accadendo già oggi, che queste persone si rendano conto che vedano, no? o che vedendo il mare che sommerge Venezia, Padova, vedendo le palme e le araucarie sul Mar Baltico, Amburgo completamente sommersa dal mare,
prima di tutto capiscano e vedano e sentano sulla propria pelle gli effetti del cambiamento climatico, cioè quello che ci aspetta dietro l'angolo e che stime più recenti avvicinano nel tempo, mentre prima pensavamo che questi problemi sarebbero toccati ai nostri nipoti, ai nostri pronipoti. Adesso gli scienziati pensano che andremo incontro a questi problemi, e alcuni già li stiamo affrontando molto prima, cioè i più giovani di noi e i nostri figli saranno sicuramente coinvolti in questo, se non si farà nulla, e soprattutto anche affrontare il problema delle migrazioni da un altro punto di vista, vivere appunto la migrazione come una migrazione fatta di persone e non di numeri. Noi oggi diciamo arrivano 170.000 persone all'anno in Italia, e per noi è semplicemente un numero, ma dietro ogni persona che viene c'è una storia, c'è un desiderio, c'è una speranza, c'è una voglia di riscatto, c'è una capacità che vuole essere messa in gioco, e c'è un desiderio di futuro. Le storie sono questo, le storie sono l'arma che noi abbiamo per fare in modo che tutti questi scenari tremendi che descrivo nel libro non si verifichino. È la mia speranza ed è ovviamente il mio, come dire, il mio umile sassolino nel tentativo di fermare questo problema che attraversa ciascuno di noi. Ognuno di noi può fare qualcosa e ognuno di noi insieme ad altri, perché ripeto, il problema è collettivo, non esiste un problema più planetario di questo, insieme ad altri può contribuire a mitigare, quantomeno mitigare o a fermare.